Benvenuti a Copenaghen. If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. Siamo arrivati a Copenaghen. Copenaghen è una delle città con la qualità di vita più alta. Tutti quanti fanno sport, vanno in bicicletta, pochi usano la macchina. Poi ci sono tutte queste zone dove puoi camminare a lungo, con un bel paesaggio, tipo questa. Molto bello. Ed è anche considerata una delle città più felici al mondo. In generale la Danimarca è considerato uno dei paesi migliori al mondo. Qui la popolazione è largamente istruita, tutti studiano l'inglese, almeno una seconda lingua, ci sono molti eventi culturali e artistici, l'Opera House per esempio. È vero. E poi a quanto pare sono anche amanti dei piaceri della vita, perché abbiamo visto ci sono molti locali dove si mangia anche molto bene. Ci sono tanti dolci anche, non ci dimentichiamo dei dolci. Dei dolci, sì. È vero, è molto bello. E ora andiamo verso la Sirenetta. E questa qui è la statua più famosa di Copenaghen. Sto scherzando. Siamo nel punto più famoso di Copenaghen, la statua della Sirenetta, che in genere non piace, però a noi è piaciuta alla fine. È piccola, non è grande, ok, non bisogna aspettarsi il David, però Alla è fine è la molto carina. sirenetta, Sì. è piccola la sirenetta, quindi alla fine la statua non poteva essere un megalite. Sì, no, è vero. È carino. Quindi spezziamo una lancia a favore della statua della sirenetta, che delude sempre le aspettative dei turisti. In realtà è una bellissima statua, È vero. poetica ed è molto suggestiva, anche se dietro a questo paesaggio un po' industriale, quindi si delude le persone. Invece a noi è piaciuta, forse anche perché l'abbiamo vista di mattina presto, senza troppi turisti, con una bella luce, quindi speriamo che anche le foto siano uscite bene. È vero. Continuiamo il giro. Siamo stati anche fortunati con il tempo. Diciamo il punto debole di Copenaghen in genere è sempre il meteo. E ora passeggiamo all'interno del castelletto, che è una fortezza a forma di stella qui a Copenaghen. E ora passeggiamo proprio su una delle 5 punte della stella. Questo è già il secondo giorno per noi a Copenaghen. In verità siamo arrivati ieri, nel pomeriggio. È stata una bella giornata anche ieri. Sicuramente. Abbiamo passeggiato lungo lo Straget, che è il corso principale, dove c'è la piazza del Parlamento. Come si chiama? La piazza del comune, Come si chiama, te la ricordi? Radusplatz. La Radusplatz. Radusplatz. Sì, la Radusplatz. Benvenuti a Radusplatz. E niente, poi dopo siamo andati ai giardini di Tivoli,
che sono molto belli, però dai video che abbiamo visto per informarci prima di venire qui non erano piaciuti tantissimo. Erano consigliati ma non erano piaciuti tantissimo. Invece ora che siamo sotto Halloween erano tutti addobbati in stile Halloween, in stile natalizio, e davvero vale la pena. Non perdeteli se venite in questo periodo dell'anno a Copenaghen. Ci siamo davvero divertiti ieri sera. Bello! Guarda queste con le zucchette! Sì. No, ci sono dei locali, guarda questi locali. Sono zucche giganti. Questa davanti a noi pesa 350 kg. Ma che ha vinto il primo premio? 450 kg quella che ha vinto il primo premio. 4 tonnellate, no? Comunque lo scenario è spettacolare. Sono costati un po' 18 euro a persona più o meno. Sono costati all'ingresso, e anche sì. Il cibo Anche il cibo non è proprio economico, però vale davvero la pena alla fine. però è molto buono, Sì. è molto particolare. La Danimarca costa un pochino, ovviamente essendo una nazione nordica con la loro moneta è un po' più costosa del resto d'Europa. Poi in serata siamo andati a mangiare al Meatpack District, che è una zona rivalutata dove una volta c'erano i mercati generali, i mattatoi, i mercati della carne. Ci sono molti locali, molte persone del luogo vanno lì a mangiare e a abbiamo bere. mangiato anche abbiamo mangiato bene, però anche ad un prezzo abbastanza accettabile per gli standard danesi Sì. di Copenaghen. Sì, è vero. Si è mangiato molto bene. Mangiando carne poi. Sì, Quindi- mangiando pollo. Buono? Copenaghen mi dà una bella impressione perché sa di... ha molto di città nordica. Qua c'hanno più frutta e verdura di Londra. No? Sì, è vero. Questa è bella sta piazza. Sì, è carina. Sembra piazza Brandon Square di Amsterdam. Ok, vero? Sì. È stata una parte interessante della serata. Stamattina ci siamo svegliati abbastanza presto con lo scopo di andare a vedere la Sirenetta senza troppe persone intorno, ed ha funzionato. Abbiamo fatto prima una buona colazione con latte e cornetto e ora continuiamo il giro. Continuiamo il giro. Questo video è dal Castellet, la fortezza di Copenaghen. Ora continuiamo il giro. Ciao. Ciao. Giardini di Rosenborg. E qui siamo a Nyhavn, uno dei posti più instagrammati di Copenaghen. E ora nella sosta perfetta proviamo uno dei dolci tipici danesi, che sono queste tipo girelle con la cannella, e si sente un profumo di cannella fortissimo. Oh mio Dio, buonissime, ne voglio un altro. Sono buone? Dose settimanale di cannella fatta. E ora ripartiamo. E ora saliamo la Runde Tarne. Dove siamo? Dove? Allora, la Rundetarn è una struttura molto particolare a Copenaghen, è una torre che ricorda un po' la torre di Pisa, anche se non pende, però la sua particolarità consiste nel fatto che non ci sono delle scale, ma una spirale che si avvolge per 7 volte e mezzo intorno a questo corpo centrale. Ed è servita, diciamo, nel corso dei secoli come osservatorio e planetario anche. Infatti ancora oggi ci sono delle mostre
che riguardano i pianeti. Adesso c'è una mostra sugli i vari allunaggi che ci sono stati nella storia e che ci saranno. Siamo arrivati in cima e questo è il paesaggio. E siamo tornati in strada. Comunque l'odore tipico per le strade di Copenaghen è la cannella, si sente ovunque. Buono. Cannella, zucchero e frittelle. Frittelle. Ed è di nuovo arrivato il momento di mangiare. Andiamo a provare il mercato di Torve all'Erne. Andiamo a provare lo smørrebrød. Quindi buon appetito. Ecco qui il smørrebrød, che praticamente è il pane con diverse cose sopra, diversi ingredienti sopra. In questo caso noi stiamo assaggiando il salmone e i gamberetti. Il salmone con le uova sbattute, Sì, però uova fatte in una strapazzate. maniera particolare perché non sono solo uova, sono fatte con anche patate e formaggio. Ok, Ed è un tipico contorno danese. assaggiamo. Assaggiamo. Buono? Molto. E queste ci sono costate circa 30 euro, 27 sterline. E il modo migliore di smaltire il pranzo è camminare. Tanto Copenaghen si può percorrere tranquillamente a piedi. Il tempo sta cambiando, ancora non piove. E ci siamo appena fatti un giro in una zona molto particolare di Copenaghen, Christiania, che è praticamente un quartiere autogestito qui. Base militare negli anni 70, una comunità di hippie l'ha occupata e ha creato questo quartiere dove già all'epoca si viveva in maniera autogestita e con commercio e consumo e ancora oggi è così, un po' Alternativo, sì. con graffiti molto belli. Sì, i graffiti sono davvero È belli. un posto molto colorato. È vero. Purtroppo non si possono fare foto e video all'interno e quindi ci siamo limitati un pochino. Ora continuiamo il giro a Copenaghen. Torniamo in città? Andiamo. Purtroppo il tempo è sempre più brutto. Dovrebbe piovere fra poco. E noi ce ne andiamo in pasticceria. E come promesso ci siamo tornati. Siamo appena usciti dalla cena al Copenhagen Café, che poi si chiama caffè ma non è un caffè, è proprio un ristorante. Buono, molto buono. Cena tipica. Cena tipica, sì, vero. Abbiamo preso il maiale, che è tipo maiale arrosto praticamente, e le frikadeller, che sono delle polpette tipiche danesi. Ed erano molto buone. In totale abbiamo speso circa 52 sterline, quindi quasi 60 euro, secondo gli standard di Copenaghen, che è abbastanza costoso. E ovviamente in Danimarca c'è il negozio della Lego.
Domani abbiamo il volo a 00:50, quindi cercheremo di svegliarci comunque un orario decente per fare un'altra buona colazione nel nostro posto preferito di Copenaghen e poi ci facciamo un'altra passeggiata in centro e andiamo in aeroporto. Buonanotte, a domani, ciao e buongiorno. Ora è già tempo di colazione, andiamo. Wake me, it's way too early, but I don't care. You're not faking, your head so curly. Kiss in my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di, oh. Sembra che stiamo andando controcorrente. Vengono tutti dal lato opposto rispetto al nostro. Ah, perché c'è la metro lì. Colazione fatta. Ora ultimo giro e poi andiamo a prendere la metropolitana per l'aeroporto. See you, why can't I work where I need? They still wanna be you. Counting the hours till I'm home. I should just say fuck it there, quit my job, now I'm broke. Never easy does it. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di, Rosie, sweet Rosie. Forse mi fermo. Bye bye Copenaghen.